Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi fondamentalmente della profilassi della filariosi cardiopolmonare nel cane. Qua in alto, se cliccate, potrete vedere il video in cui parlo della filariosi, mentre in questo video voglio semplicemente spiegarvi un attimo che tipo di terapia si fa per la profilassi, per la filariosi cardiopolmonare e in cosa consiste, perché molto spesso effettivamente i proprietari vengono a fare l'iniezione oppure vengono a prendere una ricetta per dare la pastiglia, ma non sanno esattamente come questa agisce, e quindi questo è un video che serve fondamentalmente per spiegarvi cosa facciamo noi quando facciamo la profilassi per la filariosi cardiopolmonare. Allora, partiamo col spiegare che possiamo farla in diversi modi, la profilassi per la filariosi cardiopolmonare. Allora, esistono diversi farmaci, abbiamo delle iniezioni che esegue il medico veterinario e di solito si fa nel periodo che va da aprile giugno, e poi abbiamo delle compresse che il proprietario può somministrare mensilmente, poi andremo a spiegare il perché lo dobbiamo somministrare mensilmente. Poi esistono anche dei prodotti che possiamo applicare a livello di cute del cane, diciamo spot on. Diciamo che questi ultimi non sono quelli che io prediligo, se non nei cuccioli proprio piccoli, che allora magari utilizzo fondamentalmente questi prodotti, ma generalmente nella maggior parte dei casi prediligo o l'iniezione annuale oppure la compressa. Andiamo ora a spiegarvi come funzionano questi farmaci. Allora, noi dove andiamo ad agire per quanto riguarda la prevenzione? Dobbiamo andare ad uccidere le larve della filaria. La filaria è un verme di 12 cm circa che sta nel cuore. Una volta che è nel cuore, i farmaci che utilizziamo per la profilassi non funzionano così bene, e quindi noi dobbiamo evitare che la larva diventi parassita adulto, e quindi diamo questo farmaco che uccide la larva. Quindi fondamentalmente noi andiamo ad agire sulla larva per la prevenzione della filariosi. La larva di solito ci mette intorno ai 4-5 mesi per diventare parassita adulto, quindi abbiamo questo range di 4-5 mesi. Riduciamolo, mettiamolo 2-3 mesi in modo da stare ampiamente in sicurezza. Quindi noi dobbiamo pensare che la zanzara trasmette la larva con la puntura al nostro cane, questa larva ci mette 4-5 mesi a diventare parassita adulto. Quindi noi cosa facciamo? Nel periodo in cui abbiamo le zanzare che pungono, ok? Quindi di solito periodo che va da aprile-maggio fino a novembre, ottobre-novembre, dobbiamo dare un farmaco che ci uccide queste larve. Quindi se facciamo l'iniezione praticamente nel momento in cui noi la facciamo uccide ovviamente le larve. Di solito l'iniezione è un farmaco a lento rilascio che dura ovviamente per tot mesi, e quindi andiamo a coprire tutta la stagione. E quindi cosa succede? Se la zanzara trasmette la larva, immediatamente con la nostra iniezione andiamo ad ucciderlo nell'immediatezza. Se invece utilizziamo le compresse, noi dando una compressa al mese siamo sicuri che andiamo ad uccidere le larve nel momento in cui la somministriamo. Quindi i primi di maggio diamo la prima compressa, se la zanzara ha trasmesso il 20 aprile andiamo ad uccidere quelle, poi gliela diamo il 1° giugno, quindi se la zanzara le trasmette durante il periodo di maggio andiamo ad ucciderla. Dandola una volta al mese evitiamo chiaramente quell'intervallo di tempo che abbiamo detto va dai 3 ai 5 mesi in cui la larva diventa parassita adulto, quindi è chiaro che dandola una volta al mese siamo sicuri che queste larve non possono mai diventare parassita adulto. Lo spot on funziona più o meno nello stesso modo della compressa,
Mettendo lo Spot-On una volta al mese sulla cute del cane, il prodotto poi viene assorbito a livello cutaneo e poi uccide le larve. Anche quello, mettendolo una volta al mese, abbiamo la sicurezza che vengono uccise chiaramente le larve una volta al mese. Quindi se viene prese poi continuamente, la zanzara continua a trasmettere le larve, noi le uccidiamo. Cos'è importante? Quindi avete capito che quindi il farmaco serve per uccidere le larve, per evitare che passino quei 3-5 mesi, diventi parassita adulto e ce lo troviamo nel cuore. Quindi cos'è che è molto importante? È alla fine della stagione, perché se per caso noi diamo la compressa a settembre e i primi di settembre e la zanzara punge il nostro cane a fine settembre e noi non diamo poi la compressa ad ottobre, cosa succede? Succede che la larva trasmessa avrà tutto il periodo fino all'anno successivo per crescere e quindi dopo 3, 4, 5 mesi indicativamente diventa parassita adulto e ce lo troviamo nel cuore. Quindi è molto importante dare le compresse e gli Spot-On in quel caso chiaramente almeno un mese dopo che fondamentalmente abbiamo visto che le zanzare non pungono. Quindi con i cambiamenti climatici chiaramente il caldo ormai è molto lungo, non abbiamo un periodo ristretto e quindi è consigliato almeno dare la compressa a novembre e se fa veramente tanto caldo anche a ottobre, anche a dicembre, non sbagliate mai. Quindi questo fondamentalmente era il contenuto del video, spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima puntata.